In questo video parliamo di poligoni scritti in un cerchio, vediamo insieme questo tipo di problema. In un cerchio di centro O e di area 10.000 π greco centimetri quadri è iscritto un trapezio isoscele alto 96 cm, la cui base AB coincide con un diametro. Calcolare la misura del perimetro e la misura della diagonale del trapezio. Faccio questo cerchio e poi disegno in questo modo il trapezio perché mi dice che la base coincide con il diametro del cerchio. E poi mi segno le diagonali, perché le devo trovare, le diagonali chiaramente del trapezio isoscele. Trapezio isoscele vuol dire che i lati obliqui sono uguali, quindi possiamo scrivere che IA è uguale a CB uguale a CB, cioè i lati del trapezio. Poi mi dice che l'area del cerchio è uguale a 10.000 pi greco centimetri quadrati e l'altezza del trapezio, quindi CH H trapezio è uguale a 96 centimetri e poi mi dice che la base maggiore è uguale al diametro del cerchio, che è uguale ad AB. Di questa qui chiaramente è B e questa è B piccolina e questi sono L. Ok? Ricordiamo che nel trapezio, quindi questo, ne ricordiamo che nel trapezio isoscele e poi mi chiede il perimetro del trapezio isoscele e poi mi chiede le due diagonali CA che è uguale a DB. Ricordiamo che nel trapezio isoscele le due diagonali sono uguali, ok? Di meno che... Ok. Ricordo inoltre che per trovare le diagonali di un trapezio possiamo vedere due tipi di formule, le ricordiamo insieme, può essere D uguale la radice quadrata di B grande per B piccolo più H al quadrato, più L al quadrato, oppure, dipende quello che avete, oppure la diagonale è uguale a radice di B grande più B piccoli fratto 2 tutto al quadrato più H al quadrato. Dipende se avete il lato o l'altezza. Poi andiamo a vedere cosa scegliere. Adesso ci andiamo a trovare, ho l'area del cerchio, mi va a trovare il raggio per poter ottenere il diametro del cerchio e quindi base maggiore. Andiamo, iniziamo i calcoli insieme. Quindi mi trovo il raggio del cerchio, che è uguale, anzi, colore, ok? Quindi trovo il raggio del cerchio con la formula inversa dell'area del cerchio, quindi area cerchio fratto pi greco, quindi è 10.000 pi greco fratto pi greco di via, quindi radice di 10.000, cioè 100 centimetri. E questo è il raggio. S è uguale a AB è uguale a, no scusate, a AO è uguale a OB. Quindi la base maggiore, quindi AB, che sarebbe il diametro, è uguale a 2RC, due volte il raggio, quindi è 100 per 2, quindi è 200 centimetri. Intanto mi sono trovata la base maggiore, di AB la base maggiore. Ora mi devo trovare anche la base minore. Che cosa faccio? Mi faccio la parallela, e faccio siccome questo passa per il centro, la parallela dell'altezza CH
la chiamiamo OM, la richiamiamola OM, quindi mi trovo, uhm, divide appunto DC in 2 parti, quindi posso dire che DM uguale ad MC, okay? Quindi, MC è uguale a 10 mezzi, okay? Cosa faccio io? In questo caso mi vado a se io prendo e tiro OC qua, e questo è il raggio sempre della circonferenza, mi trovo un triangolo, okay, mi trovo questo triangolino, questo triangolo, okay, il triangolo OMC. Lo disegno qui, triangolo, okay, M retto in M e C e O, dove OC chiaramente OC è il raggio, quindi OC è il raggio del cerchio che l'abbiamo appena trovato che è, 100 centimetri, e poi ho, MO che è uguale a CH che è uguale a 96 mi trovo MC col Pitagora, quindi MC è uguale a OC al quadrato meno OM al quadrato, quindi è 100 al quadrato meno 96 al quadrato, che mi dà 28 quindi la base minore, quindi DC è uguale a 2 volte MC, 2 MC, quindi è 28 per 2, quindi 56 centimetri. Poi cosa faccio? Mi devo trovare Andiamo a cercarci anche chiaramente, mi devo trovare sempre CB io. Per trovarmi CB io ho CH, mi manca HB, ma HB è facile, ricapitoliamo, ho la base maggiore che è 200, quindi HB me lo trovo come B grande meno B piccolo diviso 2, perché ho anche questo lato uguale a questo, no, B grande meno B piccolo fratto 2. Quindi ho 200 meno 56 fratto 2, cioè 72 centimetri. Quindi adesso andiamo a, trovarmi il lato CB nel triangolino questo qua, quindi andiamolo a disegnare, quindi questo è H, B e C. Okay, a me mi serve L. I CB che è uguale a L me lo trovo come sempre con Pitagora, come la radice di CH al quadrato più HB al quadrato. Quindi 96, l'altezza è 96 più 72 appena trovato, 72 al quadrato, cioè 120 centimetri. Quindi adesso andiamoci a trovare la formula diagonale con la formula questa qua. Quindi D è uguale a B per B piccolo più L al quadrato, cioè 200 per 56 più 120 al quadrato, che mi dà 160 centimetri. Potevo anche chiaramente farla prima con l'altezza perché senza trovarmi il lato, però il lato mi serviva per il perimetro, ecco perché comunque dovevo trovarlo. Potete scegliere voi la formula che volete, comunque il lato mi serviva. Infatti adesso andiamo a trovarci il perimetro è uguale a B grande più B piccolo più 2 volte L, quindi 200 più 56 più 2 per 120, che mi dà 496 centimetri. Ecco qua. Questi sono i nostri 2 risultati. Chiaramente, era un pochino, diciamo, complicato, okay, qui vi rifaccio, diciamo, la foto
di quello che ho usato prima, okay, di questo qua e questo giallino e di questo l'avevo fatto rosa, comunque vabbè, okay. Magari era un pochino complicato, bisognava un pochino ragionarci, però abbiamo sfruttato più di una volta Pitagora, okay, per trovarmi dovete sempre sfruttare, cercate di sfruttare in tutti i modi, se trovate un triangolo rettangolo con Pitagora riuscite, se vedete che qui vedete, qui erano si formavano sempre dei raggi, okay, quindi li sfruttate, mh? Ci vediamo sempre nei prossimi giorni per nuovi problemi e nuovi argomenti di ripasso o magari, per chi lo sta facendo in questo momento, di appunto di teoria attuale. Ciao, alla prossima.